Quando ero un giovane monaco, pensavo che la forza fosse il bene più prezioso che un essere umano potesse possedere. Ammiravo chi non mostrava emozioni, chi non cambiava mai idea, chi affrontava ogni ostacolo con lo stesso volto impassibile. Credevo che quella fosse la vera fermezza. Il mio maestro, però, non era come immaginavo, un uomo forte. Sorrideva spesso, parlava con voce calma, ascoltava più di quanto parlasse, eppure nessuno dubitava della sua autorevolezza. Un giorno trovai il coraggio di chiedergli: «Maestro, perché non alzi mai la voce?» Lui mi guardò e mi disse: «Perché una montagna non ha bisogno di gridare per dimostrare di essere una montagna». Quelle parole mi accompagnarono per molto tempo, ma non le avevo ancora comprese. Qualche settimana dopo, una violenta tempesta colpì il monastero. Il vento piegava gli alberi, la pioggia cadeva senza tregua e uno dei grandi cancelli di legno rischiava di crollare. Io corsi verso di lui, cercando di trattenerlo con tutta la mia forza. Spingevo con le spalle e stringevo i denti. Ogni muscolo era contratto. Il maestro arrivò lentamente. Mi osservò per qualche istante. Poi disse soltanto: «Lascialo muovere». Pensai di aver capito male. Se lo avessi lasciato oscillare, temevo che il cancello si sarebbe spezzato. Ma il maestro appoggiò una mano sul legno. Non cercò di bloccare il vento. Accompagnò il movimento del cancello. Seguiva ogni oscillazione con calma, senza opporsi inutilmente, e dopo alcuni minuti il vento diminuì. Il cancello era ancora lì, intatto. Io, invece, ero completamente esausto. Il maestro sorrise: «Vedi, tu hai combattuto il vento. Io ho collaborato con lui». Fu la prima volta che compresi che forza e rigidità non sono la stessa cosa. Anzi, spesso sono il contrario. Negli anni successivi osservai la natura con occhi diversi. Le rocce sembravano invincibili, ma lentamente venivano modellate dall'acqua. L'acqua sembrava fragile, eppure scavava montagne. Compresi che ciò che è morbido non è necessariamente debole, spesso è incredibilmente resistente. Molti anni dopo arrivò al monastero una giovane direttrice d'azienda. Guidava centinaia di persone. Era rispettata, ma nessuno osava parlarle sinceramente. Mi confessò: «Per essere presa sul serio ho imparato a non mostrare mai esitazioni». Le domandai: «E questo ti rende felice?» Abbassò lo sguardo: «No, mi sento sola». Passeggiammo insieme lungo un sentiero che costeggiava un piccolo fiume. Le indicai 2 alberi. Uno era un vecchio tronco rigido, spezzato dalla tempesta della notte precedente. L'altro era un salice. I suoi rami erano ancora bagnati dalla pioggia. Si erano piegati per tutta la notte. Ora erano di nuovo rivolti verso il cielo. Le dissi: «Quale dei 2 è stato più forte?» Mi guardò sorpresa, poi sorrise. Capii che la risposta non era quella che aveva sempre creduto. La vera forza non consiste nel non piegarsi mai. Consiste nel sapere quando restare fermi e quando essere flessibili. Nei mesi successivi iniziò a cambiare il suo modo di guidare. Continuava a prendere decisioni difficili, ma iniziò anche ad ascoltare. Quando qualcuno commetteva un errore, prima chiedeva cosa fosse accaduto. Quando una persona era in difficoltà, non vedeva più soltanto un problema da risolvere. Vedeva un essere umano. Scoprì qualcosa di sorprendente. Le persone iniziarono a fidarsi di lei. Non perché fosse diventata meno esigente, ma perché era diventata più giusta. L'autorevolezza non diminuì, si rafforzò, perché il rispetto costruito sulla paura dura poco. Quello costruito sulla fiducia cresce nel tempo. Anche dentro di noi esiste questo equilibrio. Ci sono giorni in cui serve determinazione, altri in cui serve accettazione. Se usiamo soltanto la forza, rischiamo di rompere ciò che amiamo. Se usiamo soltanto la dolcezza, rischiamo di non proteggere ciò che conta. La saggezza consiste nel riconoscere quale delle 2 qualità è necessaria in ogni momento. Come il respiro,
Inspirare richiede energia. Espirare richiede abbandono. Nessuno dei due è più importante dell'altro. È il loro alternarsi che mantiene viva la vita. Vorrei lasciarti una pratica semplice. La prossima volta che dovrai affrontare una situazione difficile, fermati un momento, fai un respiro profondo. Poi chiediti: in questo momento ho bisogno di essere più saldo o più gentile? Non cercare una risposta perfetta. Ascolta quella che nasce nel silenzio. Con il tempo scoprirai che le decisioni migliori non arrivano quando scegli tra forza e compassione. Arrivano quando permetti a entrambe di camminare insieme. Ricorda, il vento insegna alla montagna la pazienza. L'acqua insegna alla roccia la perseveranza. Ma è il cuore che unisce entrambe, trasformando la forza in saggezza e la gentilezza in autentico coraggio. Se questo messaggio ha risuonato in te, metti like al video, iscriviti al canale e scrivi nei commenti ciò che porterai con te.